Ma perché cazzo mi metto in certi casini? Adesso dovrei cercare di raccontarvi, cercare di spiegarvi che questa realtà non è più concreta di quella di un sogno, o che in un sogno non vi è una sostanza meno concreta di questa. Mm. Sarebbe più semplice, forse, raccontarvi che gli UFO esistono e che sono stato su una loro astronave. Converrete con me che la cosa non è affatto semplice, ma visto che ne abbiamo accennato nell'ultimo video, adesso sono costretto quantomeno a provarci. E Ah, va, a e posto, va, siamo. il solito Solo tu, chiacchierone, sei tutto Maccabi, ora chiacchiere e sì che è la distintivo. fine. Proprio in No, un bel non ce la casino ti posso sei fare, messo. no, per Bravo, favore. bravo, bravo. Questo è un guaio E adesso. certo, perché con le tue manie di grandezza ti infili in certi vicoli ciechi, dal quale venirne fuori in maniera indenne è molto, ma molto Ma questa difficile. è colpa tua, perché Eh. prima mi spieghi le cose, poi mi fai fare le esperienze e quando c'è da dare una mano per raccontare agli altri quello che mi hai spiegato, te ne lavi le mani tirandoti fuori. E non va bene. Le cose che ti mostro sono per te, non per gli altri. A parte che se li spiegassi io non sarebbero comprese lo stesso. Per certe cose ci vuole energia e lo sai benissimo. Quindi chi l'energia ce l'ha non ha bisogno di spiegazioni. Chi l'energia non ce l'ha è inutile che glieli spieghi, perché tanto non riescono ad andare oltre le parole. E dunque, che dovrei fare? Come faccio a Problemi venirne fuori tuoi, mio adesso? caro. Tu ti sei messo in questi casini e tu te ne dovrai tirare fuori, cercando quantomeno di trovare argomenti il più convincenti possibili rispetto a questa cosa. Io me ne starò buono qui in disparte a godermi lo spettacolo, tanto so già che ci sarà da sbellicarsi dalle risate con te. Ecco come volevasi dimostrare. Quando hai bisogno di un amico non c'è mai. Ma non ti preoccupare che le faccio lo stesso le cose. Almeno adesso però manda la sigla, oltre che mandarmi al manicomio, con una diagnosi certa di disturbo Ma dissociativo certo, che dell'identità. problema c'è? E vai. Sigla! E allora, dopo questa dimostrazione di idiozia certificata, adesso proviamo a raccontare come possiamo fare per renderci conto che sostanzialmente viviamo dentro un grande sogno coercitivo e condiviso dall'intera umanità. Questo sogno, che non è dissimile né più reale di quelli che facciamo durante la notte, ha delle regole che naturalmente sono condivise da tutti quanti noi. È per questo che lo consideriamo l'unica vera realtà, ma di fatti così non è. È semplicemente un ulteriore dislocamento del nostro punto di unione, cioè del nostro sistema percettivo, dentro un determinato flusso di informazioni. Ma di questi flussi di informazioni ce ne possono essere innumerevoli, infiniti, e ognuno di questi campi di energia genera una realtà che noi possiamo percepire o meno. Per uscire fuori da questo sogno condiviso, ripeto, coercitivo, dobbiamo cercare delle scappatoie che non possono prescindere dall'uso della mente. È lei che con il suo fare capriccioso e ripetitivo ci tiene relegati dentro un'unica realtà possibile. Se viceversa troviamo dei sistemi per metterci delle zeppe, dei granellini di sabbia nell'ingranaggio che lei continuamente ripropone, in qualche maniera avremo trovato un modo per uscire fuori dal meccanismo.
che di fatti determina fermare il mondo, cioè fermare questo mondo. Quando riusciamo a fare questa operazione e quindi fermare questa descrizione del mondo, ci si aprono altri scenari, altre possibilità. La chiave di successo per compiere questa operazione, questa manovra, risiede nel movimento. Ho già accennato a questa cosa nei miei precedenti video. Ancora comunque non è arrivato il momento per definirla compiutamente. Prima dobbiamo aggiungere altri passaggi, dobbiamo acquisire altre conoscenze e consapevolezze prima di lanciarci a capofitto dentro questo meccanismo. Però tenete sempre a mente questo concetto, che è il movimento. Al di là del movimento non esisterebbe questo mondo. Questo mondo è determinato dal movimento. E quando si sta di là, si capisce bene che è solo perché ci muoviamo, o apparentemente ci muoviamo, che creiamo questo mondo. Se riuscissimo a fermarci, ma fermarci davvero dentro, si fermerebbe anche il mondo. E quindi questa realtà potrebbe tranquillamente essere sostituita con un'altra. Non per nulla i sogni ci appaiono molto reali quando siamo fermi. Se voi ci pensate, quando sognate, il vostro corpo è immobile, è qualcos'altro che si muove. È proprio questo movimento che noi facciamo come schegge impazzite tutti i giorni, che crea quella commistione con la mente a determinare il mondo. Però fermiamoci, sospendiamo questa cosa qui, perché diventa troppo complicata, la spiegheremo più avanti meglio. Per ora tenete a mente questa cosa, la chiave del successo per uscire da questa realtà e intenderla come un ulteriore sogno è nel movimento. Adesso per cominciare comunque a comprendere questo meccanismo abbiamo due vie. Una via è riservata a quelle persone che hanno una mente più pragmatica, scientifica, pratica, concreta. Per queste persone servono spiegazioni logiche, razionali, dettate dalla fisica, dettate dalle conoscenze tecniche, perché loro sono fatti così, la loro mente è capricciosa, se non hanno punti di appiglio di questo tipo, non riescono a liberarsi dal meccanismo. Siccome noi dobbiamo comunque assecondare i capricci della nostra mente, allora diamogli un qualcosa che dal punto di vista tecnico-scientifico è ineccepibile, e così è stato dimostrato, non si può prescindere da quella cosa, altrimenti dovremmo mettere in discussione tutto, cioè la forza di gravità, l'elettrodebole, la forza nucleare. Ormai questi sono dati assodati. Ci sono delle leggi fisiche che regolano alcuni principi dal quale non si può prescindere, e di questo ne parleremo più avanti. Viceversa, ci sono delle persone che invece hanno un approccio più metafisico, più olistico, più immaginativo, più mistico. Sono le persone che si rivolgono a sistemi di conoscenza antichi, alle filosofie indiane, alle filosofie mesoamericane. Sono quelle persone che hanno un atteggiamento un po' più spirituale. A queste persone, quando si comincia a parlare di regole, formule, sistemi tecnico-matematici, scappano. La loro mente si rifiuta di ascoltare questi meccanismi. A loro quindi non possiamo dare appigli di quel tipo, dobbiamo cercare di proporgli argomentazioni che loro sentono più intimamente vicini, la loro mente considera più facilmente assimilabili, e quindi tutte quelle tradizioni che nell'antichità hanno trovato spazio nel tentare di descrivere come è fatto il mondo, com'è possibile descrivere questo straordinario movimento che crea questa realtà, a queste persone dobbiamo per forza raccontare le cose in un'altra maniera. In questo video proveremo a mettere insieme le due cose, e quindi sia per l'uno sia per l'altro trovare quegli appigli utili per la mente a seminare il dubbio. Un dubbio utile che ci fa fermare un attimo e riflettere dicendo: potrebbe essere vero, e se è vero, e se questa cosa funziona e riesco a fermare il mondo, e se per un attimo mi accorgo che sostanzialmente questo è un altro sogno, né più e né meno stabile di quelli che faccio la notte,
Come lo mettiamo? Badate bene, non è un passaggio piccolo, è un passaggio straordinariamente importante, fondamentale, perché quando dentro di noi si fa questo genere di esperienze, cioè di sospendere il mondo si ferma, cambia tutto. L'intero approccio al mondo, così per come lo intendiamo, trova altri meccanismi, trova altre giustificazioni. Sostanzialmente ci rendiamo conto che quello che stiamo osservando della realtà intorno a noi è soltanto la cima, la punta dell'iceberg, e che c'è un flusso, un fluire di energia che compone questa materia, che è immensamente più grande, solo che in questo fluire noi vediamo solo i picchi, solo la parte alta, non vediamo la parte bassa, gli incavi non li scorgiamo, e questi picchi corrispondono appunto al mondo dei sogni, ai déjà vu, agli eventi sincronici, alle coincidenze significative. A volte, quando succede che sentiamo casualmente qualche acufene, che parte un fischio, è perché il mondo soggiacente sta in qualche maniera cercando di attirare la nostra attenzione su qualcosa. Ci dice: guarda che osserva il mondo intorno a te, perché lì c'è un elemento importante, c'è qualcosa di significativo. È un segnale come quelli che avvengono nel nostro sognare. Queste sono delle incongruenze col mondo ordinario che ci permettono di trovare queste vie di fuga, queste scappatoie, quelle che vengono chiamate appunto nel sistema di conoscenza tolteco angoli di fuga da questa realtà ordinaria. Non perché dobbiamo scappare da questa realtà, ma semplicemente perché dobbiamo cominciare a valutare che non è l'unica possibile. Insomma, questo è un pezzo, non è che non è vero, questo è un pezzo, ma poi c'è anche dell'altro, altro che noi possiamo in qualche maniera integrare all'interno della nostra visione d'insieme. Forse il tentativo più funzionale per cercare di dare questa visione delle cose è rifarsi alla pellicola di Matrix, ormai ben nota a tutti quanti, in cui si descrive il mondo esperito come il prodotto di una programmazione strabiliante che riesce a riprodurre talmente fedelmente le cose da farci intendere che stiamo vivendo qualcosa di vero, di assolutamente vero. Quindi il creatore del sistema, per quanto si sia sforzato a mettere in piedi qualcosa di assolutamente credibile, di fatto ha tralasciato dei buchi. Il programma, diciamo, in buona sostanza presenta delle imperfezioni che noi siamo in grado, potremmo in qualche maniera riuscire a cogliere. Ora, questa apparente visione moderna del nostro dintorno ha origini ben più antiche e ne troviamo traccia in diverse culture, in particolar modo quelle orientali, ma non solo, lo vedremo adesso. Una delle descrizioni forse migliori di questa condizione l'abbiamo negli antichi Veda, esattamente più che nei Veda, in alcuni scritti sacri indiani che si chiamano Purana, che per molti autori questi scritti vengono considerati il quinto libro dei Veda. Quindi nei Purana abbiamo la visione di Krishna che compie una danza insieme a delle fanciulle, le gopi. Queste fanciulle danzano una danza sacra, appunto, straordinaria, e lo fanno tutti insieme con Krishna. Però è una danza talmente coinvolgente, talmente appunto estatica, da avere l'impressione di danzare singolarmente, di danzare da sole. Cioè ognuna di queste ragazze immagina di essere lei sola a danzare con Krishna. Tanto è estatica questa danza. Questa vuole essere una rappresentazione metaforica di come intanto
c'è un movimento circolare, ritorna il concetto del movimento, tutto si muove, tutto circola, tutto è un fluire. E attraverso questo fluire, attraverso la nostra danza, noi abbiamo l'impressione di relazionarci individualmente con il creatore, mentre il creatore lo sta facendo con tutti noi, non solo con un individuo. È il nostro accordo collettivo che ci lascia intendere che questa è una danza unica per noi. Sostanzialmente che io sono diverso da te. Non è così. Questa è la visione della separazione all'interno di questa realtà. Ma il processo è condiviso, è coercitivo per tutti. Cominciate a capire la cosa che c'è dietro. E nel mentre che noi danziamo, e nel mentre che c'è questo movimento di questi elementi, poi lo vedremo anche dal punto di vista fisico questa cosa, nel mentre che c'è questo movimento si viene a creare una sorta di illusione che nei Veda viene definita la Maya. Quindi noi viviamo all'interno di una realtà illusoria. Non è che la Maya è qualcosa di separato, di messo apposta lì, no! È qualcosa che emerge, salta fuori, si genera proprio da questa rotazione. Se non ci fosse la rotazione, se non ci fosse il movimento, non ci sarebbe l'illusione. Ecco perché prima vi dicevo che se sospendiamo il mondo, riusciremmo a intendere questa realtà al pari di un sogno. Anche qui lo dice. Anche qui tra le parole possiamo cogliere il senso di questa cosa. Allora questa Maya è qualcosa che è fatta dal nostro agire, cioè dalla nostra danza, dal nostro fare, dal nostro intendere, dal nostro procedere, dal nostro pensare, dal nostro valutare, dal nostro giudicare attraverso i cinque sensi, che strutturano un contenuto, un qualcosa che ha la stessa sostanza dei sogni. Quando lo facciamo di là, questa cosa ci appare a volte incongruente, inconsistente, folle, assurdo. Quando ristrutturiamo questo qualcosa di qua, in questo piano della realtà, lo crediamo vero, l'unico possibile. Ma non è così. Sia di là, sia di qua, i mondi sono fatti della stessa sostanza. I piani sono fatti della stessa materia. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Non è un modo di dire, è una realtà. È semplicemente il nostro meccanismo mentale che ritiene vero e possibile questo come unico mondo e quello di là lo intende come un'illusione. Se riuscissimo in qualche maniera a superare l'impasse, questa regola che ci siamo dati, perché tutti la ritengono vera e quindi diventa vera anche per noi, smonteremmo il meccanismo con la massima semplicità. Ora, sostanzialmente, il creatore di Matrix o per i Veda, Brahman, il creatore del mondo per i Veda intorno a noi, danza e fa emergere Maya per darci una possibilità di sperimentare. Qua c'è un altro concetto fondamentale che ci aiuta a capire quella filosofia, il sogno e le altre. Questa danza sostanzialmente, non è facile spiegare questa danza è un'energia. La qualità di questa energia, una delle sue specificità è quella di presentarsi con una certa collosità, è vischiosa e quindi appiccica, attrae, attira la nostra attenzione, che è anche questa fatta di energia. Le due cose si intersecano. Nei Veda ci viene raccontato che questa specie di collosità che tiene aggregate tutte le cose e che quindi genera
atomi, genera molecole, genera oggetti materiali, uomini, pianeti, stelle, galassie, universi e mondi sconfinati. Tutta questa collosità tiene aggregata anche un'attenzione che crea consapevolezza. La nostra attenzione genera consapevolezza. Questa consapevolezza nei Veda viene definita, chiamata karma. Quando non ce l'hai questa consapevolezza, sei costretto a fare un giro dopo l'altro e finisci dentro quello che loro chiamano samsara, cioè il cerchio delle vite e rinascite, delle vite e delle morti, delle rinascite infinite, una vita dopo l'altra, una vita dopo l'altra. Quando invece ce l'hai, ti accorgi di questo meccanismo e ne vuoi venire fuori, perché capisci che questo qua è un sogno, è un altro sogno. Quindi perché dover rifare ancora un altro sogno? No, basta, è finita questa storia, non mi interessa più. Non voglio più danzare questa danza. Tutto questo per responsabilità di Maya, che ci illude, ci costringe nel pensare e ritenere che siamo separati. Cioè che c'è una divisione tra le cose e che quindi i nostri comportamenti, le nostre azioni, il nostro fare sia scollato da tutto quello che ci circonda. Nel sogno, per esempio, ci accorgiamo che non è così, che molte delle cose che facciamo hanno una ricaduta, le anticipano. Spesso facciamo sogni di divinazione, spesso facciamo sogni che anticipano gli eventi, cose che poi accadono. Spesso riusciamo a compiere azioni istantaneamente qui e da un'altra parte con quello che è uno sdoppiamento. Andiamo a visitare istantaneamente posti e luoghi dispersi in mondi sconfinati. Quindi non c'è in realtà questa divisione, questa separazione. Nel sogno questa cosa c'è ben chiara, la sperimentiamo continuamente. È frutto sempre di questo sogno coercitivo che i Veda chiamano Maya, illusione, che ci mette in questa condizione vincolante. Ora, all'interno di questa condizione vincolante e quindi di questo enorme sogno condiviso da tutto il genere umano, ci sono via via una serie di cerchi minori ulteriormente ridotti. Questi cerchi sono quelli che ulteriormente ci legano ad una determinata cultura, ad una determinata nazione, ad una certa lingua, a una certa visione delle cose, che naturalmente restringe sempre di più il campo entro il quale mi posso muovere. È come se questi cerchi fossero delle piste da ballo sempre più ristrette, sempre più piccole, e dentro queste piccole piste da ballo danzano dei ballerini che, affinché questa danza funzioni, debbono avere caratteristiche differenti. Ci sono delle regole che determinano il movimento di questi danzatori. Noi siamo i danzatori che ci muoviamo secondo queste regole. Di che cosa sono fatte queste regole? Sono gli accordi condivisi. Io mi accordo con te che questa è una scrivania, che questa è una sedia, che questo è un quadro, che questa è una lampada. È un accordo condiviso. Se vado fuori da questo accordo, smonto questa realtà. Naturalmente, in altri cerchi, in altre culture, esistono altri accordi. Per farvi capire, un Indus dell'Amazzonia isolato dal resto del mondo che non vive all'interno di una civiltà tecnologica non vive l'accordo della lampada con l'elettricità. Per lui qua dentro c'è un fuoco, non è luce elettrica. Capite che cos'è l'accordo? Gli indiani d'America, quando vedevano il treno, per loro era un cavallo di ferro,
il loro accordo, nel loro sistema di conoscenza, siccome non c'era il treno, la prima volta che l'hanno visto, hanno dovuto trovare qualcosa per descriverlo e in base al loro accordo, alla loro lingua, alla loro cultura, alle loro conoscenze, hanno creato una realtà che descriveva il meglio possibile quella cosa, ma è un accordo. Quando i francesi arrivarono in Canada e trovarono gli indiani del Nord America, i Moicani, e questi, quando sentirono per la prima volta sparare i vecchi archibugi, li chiamarono canne tonanti. Capite? Canna tonante, un altro accordo all'interno di quel cerchio ristretto, dove loro, non avendo un sistema di conoscenza che contemplasse, comprendesse quel tipo di apparato, hanno provato a descriverlo in base agli accordi con cui tra loro si regolavano. E quindi, quali erano i concetti a loro noti? Siccome quell'archibugio assomigliava ad una canna e questa produceva un suono potente, come il tuono, l'hanno definita canna tonante. Ma è un accordo, è un modo di descrivere una realtà. Ecco che ogni cultura, ogni popolo, ogni lingua, ogni nazione, ogni stato, all'interno di questo sogno enorme, condiviso e coercitivo, crea delle piste da ballo sempre più strette, più strette, più strette, dove si muove con delle regole precise che fanno riferimento al sogno di quel gruppo, non al sogno di tutti. Si muovono, danzano dentro una specifica area che alcune cose le comprende, altre no. I popoli della Groenlandia, gli esquimesi, non hanno lo stesso sistema di decodifica degli aborigeni australiani. Hanno altre categorie con cui accordarsi. Però, quando escono fuori dal proprio accordo, e cioè sognano, siccome non vi sono più le regole vincolanti e limitanti della propria realtà, riescono a vivere, fare esperienza in altri piani, in altre dimensioni e quindi si danno altre possibilità. Per realizzare questa condizione, tuttavia, devo diventare consapevole che sto sognando qui, altrimenti qui resteremo come delle marionette in balia degli eventi, come ci succede quando siamo di là. Perché di là l'incongruenza, l'assurdità della scena ci appare lampante solo quando ci risvegliamo. Se riuscissimo a risvegliarci anche di qua, anche questa realtà ci apparirebbe incongruente, assurda, e quindi non saremmo più delle marionette in balia degli eventi. Questo è qualcosa di riservato a chi, per esempio nella cultura indiana, viene definito un risvegliato. Qualcuno che si è risvegliato da questo mondo, cioè che ha compreso che qui stiamo vivendo un sogno né più e né meno determinante di quelli che abbiamo vissuto di là. Adesso la forza di questa argomentazione la ritroviamo pari pari, né più e né meno, in una cultura lontanissima, distantissima da quella indiana, e cioè in Mesoamerica, in Messico in particolare, dove la cultura tolteca ha formulato un concetto del tutto analogo, simile, cioè praticamente un concetto fotocopia di quello della danza di Krishna. In particolar modo ancora adesso i Huichol, il popolo Core, gli Indios Core, ma anche nel Nord America gli Apache o i Comanche, hanno elaborato il concetto di mitote. Che cos'è il mitote? È una danza sacra, è una danza circolare in cui
I componenti della tribù si muovono in circolo per creare una danza sacra e così facendo creano la realtà. È qualcosa di impressionante come due popoli che tra loro non avevano nessun contatto sostanzialmente hanno visto, hanno potuto osservare che senza il movimento non c'è questa realtà. E quindi loro, all'interno dell'accordo di cui vi parlavo prima, dell'accordo condiviso di quel gruppo, di quell'etnia, di quella cultura, di quella nazione, di quello stato, hanno cercato con le proprie parole di descrivere ciò che erano riusciti ad osservare, e cioè che questo sogno è dettato da un movimento che loro hanno definito danza. Fermare questa danza vuol dire fermare il mondo, e fermare il mondo vuol dire uscire fuori da questo accordo condiviso. Un'ulteriore descrizione funzionale di quello che è il concetto di mitote ci viene fornita da Don Miguel Ruiz nel libro I quattro accordi. La descrizione che ne viene fuori ha una sua bellezza, una sua peculiarità che merita di essere citata così per com'è, senza cercare in alcun modo di voler riformulare il concetto. Difatti Don Miguel Ruiz ci sta fornendo una spiegazione non solo esaustiva, ma del tutto complementare a quella che abbiamo visto per ciò che riguarda la danza di Krishna con le gopi. Leggo testualmente dal libro dei quattro accordi. Ciò che state vedendo e udendo in questo momento non è altro che un sogno. In questo preciso momento state sognando con il cervello in stato di veglia. Sognare è la principale funzione della mente. Essa sogna 24 ore al giorno, sia quando il cervello è sveglio, sia quando dorme. La differenza è che durante la veglia esiste una struttura materiale che ci fa percepire le cose in modo lineare. Quando ci addormentiamo, quella struttura scompare e il sogno ha la tendenza a cambiare continuamente. Gli esseri umani sognano tutto il tempo. Molto tempo fa cercarono un grande sogno esteriore, il sogno della società o sogno del pianeta. Si tratta del sogno collettivo costituito dall'unione di miliardi di sogni personali che creano il sogno di una famiglia, di una comunità, di una città, di una nazione e infine quello di tutta l'umanità. Il sogno del pianeta comprende le regole della società, le sue credenze, le leggi, le religioni, le diverse culture e modi di essere, i governi, le scuole, gli eventi sociali e le vacanze. Nasciamo con la capacità di imparare a sognare e gli adulti ci insegnano a sognare nel modo in cui sogna la società. Il sogno esteriore ha una quantità di regole. Perciò, quando nasce un bambino, agganciamo la sua attenzione e introduciamo poco per volta queste regole nella sua mente. Il sogno esterno, sua mamma e papà, la scuola, la religione, per gli insegnanti, come dobbiamo sognare. L'attenzione e la capacità di discriminare e di concentrarsi soltanto su ciò che vogliamo percepire. Possiamo essere consapevoli di milioni di cose contemporaneamente, ma usando l'attenzione abbiamo la possibilità di mantenere in primo piano nella mente ciò che desideriamo percepire. Ora, senza dilungarsi ulteriormente nella citazione del testo di Don Miguel Ruiz, questo ci fa comprendere che in fondo, anche in questo momento noi stiamo sognando, solo che l'accordo collettivo che abbiamo preso con il resto dell'umanità, perché sin da piccoli siamo addestrati a fare questa cosa, ci ha convinto che questa è l'unica realtà vera e possibile, il resto è solo illusorio. Se viceversa riuscissimo a scardinare questo meccanismo, supereremmo
di gran lunga questo che di fatto è soltanto un limite che ci siamo imposti noi da soli, perché queste regole, l'insieme di queste regole, dettano, creano, strutturano dentro di noi quello che è un giudice, la cui funzione prioritaria è quella di valutare ciò che è credibile da ciò che non lo è, ciò che è vero da ciò che non lo è. E questo giudice in continuazione, continuamente, costantemente esercita questa funzione, che è prettamente sotto il dominio della mente, determinando uno stato di percezione parziale delle possibilità. Cioè siamo noi che grazie a questo giudice ci autolimitiamo, effettuando a monte una selezione sul percepibile. Ma non è che non c'è altro, non ci sono altre possibilità di percezioni. Siamo noi stessi, perché siamo stati addestrati a fare così dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, dai nostri amici, dalla religione, dall'insieme di regole che governa il nostro paese e via dicendo, a definire quei confini della pista da ballo dentro il quale eseguiamo la nostra danza sacra. Ma potremmo tranquillamente scoprire che quei confini sono assolutamente travalicabili. Si può trascendere da quel limite, ce lo siamo solo imposti noi. Siamo noi stessi a determinare queste regole. Adesso il passaggio è: sarebbe possibile cambiare il mitote personale prima e collettivo dopo? Sì, di fatto questa cosa è possibile. E se avrete la pazienza di seguirmi, vi illustrerò più avanti i 3 passaggi fondamentali che servono per travalicare questi confini. Quanto detto sino ad ora può rivelarsi utile per tutte quelle persone, come già detto, che hanno un'impostazione metafisica, olistica, immaginifica, trascendente, spirituale della vita, ma non certo per le persone che hanno un atteggiamento più razionale, più scientifico, più tecnico, più pragmatico. Per queste persone le cose dette sino a questo punto contano quanto il 2 di picche, sostanzialmente nulla. Allora, cosa dovremmo valutare se abbiamo una formazione di quest'altro tipo? Che in qualche maniera mette sempre quelle famose zeppe per far sì che anche la mente abbia i suoi agganci e comincia a valutare possibilità alternative a quelle che le regole ordinarie ci hanno dato. Per far questo ci rivolgiamo a un gruppo di scienziati che attraverso delle leggi fisico-matematiche è riuscito a dare una descrizione dell'universo che rispecchia, che richiama in larghissima parte ciò che le culture indiane o mesoamericane ci hanno ben evidenziato negli esempi prima esposti. Uno di questi signori è David Bohm, che nel tentativo di fornire una spiegazione plausibile ad uno dei fenomeni più bizzarri della fisica quantistica, e mi sto riferendo al fenomeno dell'entanglement, arrivò ad ipotizzare che di fatto l'universo che noi osserviamo altro non è che un ologramma, e quindi noi stiamo osservando una proiezione, un film, un'illusione minuziosamente dettagliata, dove ogni più piccolo particolare è riprodotto con estrema coerenza, ma di fatto non si riuscirebbe a effettuare una netta separazione tra il di fuori e il di dentro, che è quello che sostanzialmente avviene quando stiamo sognando. Poi Bohm, per semplificare, fece riferimento a un esperimento mentale
fece una supposizione, lo fece attraverso un acquario, alcuni pesci, delle telecamere. Non vi racconterò in dettaglio l'esperienza che lui descrive, però vi invito caldamente di andarla a visionare, a leggere in internet. Vi lascio magari il link in descrizione, perché quell'esperienza, quella descrizione dà un ottimo supporto per capire di che cosa stiamo parlando, e quindi come anche scienziati come Bohm convengono sul concetto di illusorietà del mondo, o se volete del sogno del mondo, del mitote, dell'accordo. Bohm si convinse che ciò che noi interpretiamo come separazioni fra le cose, in ultima istanza era semplicemente dettata da un'interpretazione, e quindi ciò che vediamo come separato, per lo schema soggiacente, invece faceva parte di un'unica matrice, un unico organismo fondamentale. In questa condizione anche l'interpretazione dello spazio-tempo con il concetto di passato, presente e futuro non ha senso, perde di significato. Dobbiamo intenderlo come un continuum dove ogni punto ha lo stesso potenziale e quindi ha la stessa possibilità di essere esperito, che di fatto è quello che succede ancora una volta nel sogno lucido, cioè nel sognare. Noi possiamo vivere esperienze di cose che consideriamo accadute decine o migliaia di anni fa, o cose che dovranno accadere chissà quando. E il fatto che viviamo in questa realtà tridimensionale che ci porta a leggerli in maniera sequenziale, ma potrebbe anche non essere così. Procedendo con questo ragionamento in maniera serrata, Bohm si spinse addirittura a ipotizzare che questo universo olografico di cui facciamo esperienza di fatto sia soltanto una descrizione, un pezzo, e che altri universi, infiniti universi, altre rappresentazioni olografiche di altre possibilità facciano parte di un super ologramma che li contenga tutti. A questo scopo, nel tentativo di trovare un accordo condiviso per rappresentare anche agli altri ciò che lui stava ipotizzando, coniò un nuovo termine che è olomovimento. E torniamo all'importanza del movimento. Di fatto, siccome l'ologramma è una rappresentazione statica di qualcosa, e lui ipotizza che ci siano diversi ologrammi all'interno di questo super ologramma, nel senso che ci sono diverse possibilità, l'olomovimento è quell'atto in grado di farci balzare da una possibilità all'altra, da un'interpretazione ordinaria a un'altra interpretazione del flusso delle informazioni diverso da quello che ordinariamente facciamo, e considera gli stati non ordinari di coscienza come quelle condizioni, quei varchi, quelle porte in grado di farci fare l'olobalzo. Siamo ritornati praticamente al vecchio concetto di Maya. Un fisico quantistico ci lascia intravedere ciò che le antiche scritture dei Veda hanno sostanzialmente sempre detto, cioè viviamo dentro un'illusione, un sogno condiviso, coercitivo, ma è sempre un sogno. Karl Pibram, un neurofisiologo, lavorando sulle funzioni cognitive del cervello, dice sostanzialmente la stessa cosa. Anzi, gli studi di Pibram associati a quelli di Bohm chiudono il cerchio su quello che stiamo cercando di dire. Karl Pibram ipotizza che il cervello stesso funzioni secondo degli schemi olografici e di fatto altro non fa che tradurre questa massa immensa di informazioni, di frequenze luminose, sonore, ricevute dai sensi, nel mondo esteriore, traducendole in qualcosa di concreto. Ma è una trasduzione fatta da un computer che lavora in termini olografici di un mondo olografico. È incredibile.
È bellissimo, è spettacolare questo passaggio. Pibram quasi ci lascia intendere che questo ammasso di informazioni, senza questo processo di decodifica, sarebbe priva di senso, sarebbe un ammasso informe al quale diventa impossibile dare significato. Ma è tramite l'accordo, tramite il consenso collettivo che riusciamo a strutturare appunto questa informazione come una sedia e questa come una scrivania. Capite qual è il passaggio? Il cervello usa gli stessi principi olografici per convertire matematicamente le frequenze ricevute in percezioni interiori. Non ci sarebbe un là fuori. Ecco dunque che incrociando il lavoro di Pibram e il lavoro di Bohm si ha una concreta possibilità che il mondo di cui noi facciamo esperienza altro non è che un insieme, un agglomerato, un ammasso, un turbine di informazioni, di frequenze olografiche captate dai nostri sensi e trasdotte dal nostro cervello. Come sostengono quindi tutte le religioni e tutte le filosofie orientali, il mondo materiale è un'illusione. Noi stessi pensiamo di essere entità fisiche, di sostanza, materiali, ma saremmo niente di più che un ricevitore che si trova a galleggiare, una bolla di energia, che si trova a galleggiare in un oceano di informazioni. Se ci pensate, è la descrizione letterale di quanto Don Juan dice a Castaneda nella visione tolteca del mondo. È chiaro che se noi non facciamo questo passaggio, se noi non ci lasciamo aperta questa possibilità, chi legge Castaneda non ci capisce nulla, perché non può pensare, non ritiene come plausibile, possibile, che quando lui si lancia nell'abisso ne esca fuori vivo. Ma in un universo olografico tutto è possibile. In una condizione in cui questo mondo è sostanzialmente strutturato dalla mia capacità di metterci o non metterci una possibilità, anche quello è contemplato. Lian Watson, un antropologo, nel mentre si trovava in compagnia di una sciamana indonesiana, assiste tramite una danza rituale letteralmente alla scomparsa e ricomparsa di un intero boschetto. Ma la sciamana, che aveva trasceso la decodifica ordinaria del mondo, annoverava anche questa possibilità. Ma l'abbiamo visto anche nei video precedenti, ve l'ho accennato, della possibilità degli sciamani di compiere questi odobalzi e quindi saltare da un sogno ad un altro. Mircea Eliade descrive nel suo libro l'esperienza di un gruppo di sciamani, anche numeroso, rinchiusi dentro una casa nel tentativo di disfarsene, pensando che fossero causa, insomma, di problemi per quella comunità. Li rinchiudono in questa casa con l'intenzione appunto di ucciderli tutti, mettono a fuoco la casa e mentre la casa brucia i testimoni assistono, saranno stati 15, 16, 18, non lo ricordo esattamente in questo momento, ma i testimoni assistono che 4 di questi sciamani vengono fuori dalla casa ardente completamente intatti, ognuno andando in una direzione diversa per ricostituire, rifondare, per dare di nuovo avvio alle conoscenze che avevano acquisito. Nel mondo ordinario questo non sarebbe impossibile. Nella visione del mondo come un universo olografico, anche questa possibilità viene contemplata. Un contributo ulteriormente interessante a quest'ipotesi di un universo di cui riusciamo a leggerne soltanto i picchi e quindi che la stragrande quantità delle informazioni è soggiacente e che sfugge alla percezione ordinaria dei nostri sensi, ci viene data da Paul Kammerer, un biologo austriaco, certamente l'ultimo grande lamarckiano,
che è una corrente di ricerca che si oppone al darwinismo. Questo personaggio ha per primo osservato qualcosa che io quando l'ho letto sono rimasto davvero sbigottito. Anche Jung stesso, Einstein stesso, quando lessero gli scritti di questa persona, ne rimasero profondamente colpiti. Formulò l'ipotesi della seriazione. Perché è importante questa cosa rispetto all'argomento che stiamo facendo? Paul Karmerer per 20 anni non fece altro che annotare, ma voi immaginate il lavoro di questo tizio, si era appassionato, aveva compreso che le coincidenze significativi, gli eventi significativi e le coincidenze, quello che poi Jung avrebbe chiamato sincronicità, avevano un aspetto fondamentale nella vita di ognuno di noi. E quindi per 20 anni questo annotava giornalmente le coincidenze che quotidianamente sperimentava, sin tanto che era arrivato al punto di andare nei giardinetti pubblici, fermarsi su una panchina, sempre allo stesso orario, e annotare quello che succedeva giorno per giorno, sempre alla stessa ora, così che intravide lo schema che si nascondeva dietro il mondo apparente, il mondo che aveva apparentemente sotto gli occhi. Quello che scoprì, adesso la semplifico molto, è che alle 10 arrivava sempre una signora col passeggino che portava un bambino. Alle 10:15 c'era sempre un gruppo di bambini che giocava a palla. Alle 11:20, sto facendo degli esempi, arrivava un signore che si sedeva accanto a lui e che leggeva il giornale. A mezzogiorno una coppietta di anziani prendeva un caffè al chioschetto del bar e via dicendo. Si rese conto che non stava osservando una scena reale. Cioè lui aveva trovato attraverso quell'esperimento un meccanismo, una via di fuga, un angolo di fuga alla lettura ordinaria delle cose. Non era di fronte a una realtà, era un film, era Matrix, era un sogno, era Maya, era il mitote collettivo del mondo. È sempre la stessa storia. Sono esperienze diverse, persone diverse, culture diverse, conoscenze diverse, in tempi diversi, che giungono alla stessa considerazione. Stiamo osservando, siamo dentro un sogno collettivo, siamo dentro un grande sogno, una grande illusione. È solo che l'accordo dell'intera umanità a ritenere valido univocamente uno di questi aspetti che invalida tutti gli altri. Spero che questa carrellata, anche se sommaria, di punti di vista, di considerazioni, sia riuscita in qualche maniera a seminare il dubbio che anche in questo momento stiamo sognando. Lo facciamo con estrema coerenza, a differenza di quello che facciamo nel sogno ordinario. Ma anche questo è niente di più e niente di meno che un sogno. Ora, come ci siamo detti prima, il passaggio è possibile cambiare questo sogno e quindi modificare il proprio mitote personale e poi il mitote complessivo? Sì, è possibile farlo, a patto che si rispettino 3 condizioni indispensabili. Il primo, e ne abbiamo già parlato, è quello di cominciare a intendere questa realtà come un altro sogno. Se non facciamo nostro questo concetto non potremo mai smontarla, perché tanto se riteniamo questa l'unica realtà possibile non ce ne saranno delle altre, ma è un limite, ripeto, è un limite che ci siamo dati noi.
La seconda condizione fondamentale è che vi sia un gruppo di individui che faccia massa critica e poco per volta sostituisca gli accordi precedenti con nuovi accordi. Non è importante che questo gruppo sia estremamente numeroso, bastano anche piccoli gruppi di persone, si può anche fare da soli, ma bisogna essere particolarmente capaci in questa cosa. Però se si riesce ad incrociare persone che come noi, anche a ritrovarsi in piccoli gruppi, condividono questa visione delle cose e cominciano a lavorare in sinergia per modificare l'interpretazione ordinaria del mondo, il mondo di fatti cambia sotto i loro occhi, perché insieme hanno più possibilità per accorgersene delle coincidenze significative, delle sincronicità, scorgere i déjà vu. Parlare di sogni consapevoli fa aumentare il loro livello di attenzione. Vicendevolmente si scambiano esperienze su stati non ordinari di coscienza. Cioè il flusso di informazione all'interno di questo gruppo ristretto comincia a prendere altre vie da quelle ordinarie. Quando questo gruppo, se mai succederà, raggiunge una sufficiente massa critica, si potrebbe anche intendere la sostituzione del mitote complessivo, cioè dell'ologramma che l'intera umanità sta osservando. Quando sarà, se mai sarà, è il concetto della massa critica con la 100ª scimmia. Anche di questo dovremmo fare un video, dovremmo parlare per un video intero, ma non è possibile parlare di tutto. La terza condizione richiede che o il gruppo ristretto, le persone con cui più facilmente vi trovate a chiacchierare, a ragionare su questi argomenti, o semmai il gruppo più allargato, una massa critica più ampia, si coordini, si accordi sul cambio di interpretazione delle cose in un momento specifico, nel momento giusto, quando vi sono le condizioni ottimali per far questo. Perché se lo fa in un momento non propizio, non succede nulla. Per far capire meglio questa cosa, provate a pensare se cercate di scorgere i segnali dello schema sottostante quando siete al pub a bere una birra, quando state giocando a calcio o state facendo una qualunque altra attività immersi nel mondo ordinario. Anche se vi arrivano i segnali, non ve ne accorgereste mai. Occorre mettersi anticipatamente nelle condizioni ottimali per recepire quell'informazione. E quindi chi nel corso del tempo magari ha avuto modo di praticare, insomma, con un gruppo di amici strutturati, questo è successo più di una volta, abbiamo avuto modo di praticare attività di nagualismo e lì ci siamo accorti più di una volta che un certo tipo di contemplazione, un certo tipo di esercizio faceva emergere proprio dal mondo intorno a noi schemi, texture differenti di quello che avevamo intorno. Si scorgeva il flusso della cascata non andare dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Si vedeva che l'erba del prato non cresceva con una disposizione casuale, ma cresceva secondo uno schema coerente. È chiaro che se io vado a fare picnic o pasquetta sul prato non mi accorgerò mai di questa cosa. Mi devo mettere in una condizione ottimale per scorgere questo segnale, quindi devo fare delle pratiche, devo sviluppare un'attività consona a quell'altro genere di informazioni. Sono queste tre le condizioni indispensabili per trasformare il mitote. Ce la possiamo raccontare, ce la possiamo cantare in tutte le lingue, ma se non inneschiamo attività pratiche, attività concrete
che rompono il meccanismo. Vivremo sempre dentro un sogno che chiameremo realtà. Non potendo fare grandissime cose, naturalmente abbiamo questo strumento, il video, che ci sta permettendo di scambiare idee, scambiare punti di vista, e nel tentativo di suggerire qualche passaggio utile nel tentare di fare questo olobalzo, vorrei suggerirvi di provare a fare questa esperienza per vedere se emerge qualche segnale oltre l'ordinario. Utilizzate questo video o un qualunque altro video, anche la televisione va benissimo. Mettetevi di fronte alla televisione, possibilmente scegliendo uno spettacolo di intrattenimento tra i più inutili, ma non avrete difficoltà per questa cosa, e osservatelo senza audio, senza sentirne l'audio, cercando di intendere quello che ne viene fuori. A un certo punto vi accorgerete, sentirete come uno scollamento, uno scostamento, perché la nostra abitudine, il nostro processo abitudinario di decodificare le informazioni sia attraverso le immagini visive sia attraverso una coerenza con le informazioni sonore non concordano più, e questa cosa ci costringe a cercare altro, e in questo cercare un nuovo punto di equilibrio riusciamo a far emergere quel qualcosa che ci fa apparire il nostro intorno come una scena non ordinaria. Un'altra tecnica per tentare di smontare l'ordinario è quella di sovraccaricare con un flusso di informazioni tra loro discordanti il nostro sistema di decodifica, e quindi dovrete, ad esempio, osservare la folta chioma di alberi mossi dal vento. Quindi state là, contemplate, poi di colpo, boom, girate lo sguardo su una roccia stabile e osservate la roccia stabile, sempre fermi, facendo un movimento lento con gli occhi, molto lento e ripetuto con gli occhi, molto lento. Dovete effettuare quasi un movimento lento e circolare, lento e circolare, lento e circolare. Poi di nuovo, dopo che vi siete saturati, dopo che avete interiorizzato quell'immagine di stabilità, di colpo, di nuovo sugli alberi, sulle chiome degli alberi in movimento. Quindi lasciatevi catturare, dovete quasi trasportarvi in quel movimento, essere quel movimento, fin quando vi sentirete quasi dondolare dentro, perché siete diventati quel movimento, vi sentirete dentro dondolare in sincronia con la chioma degli alberi. Quando avvertite questa percezione, subito di nuovo stabilità sulla roccia. Alternate queste due funzioni e a un certo punto il mondo ordinario comincerà a smontarsi, comincerà a barcollare, e quindi le informazioni che cominciamo a ricevere saranno di una natura differente da quella ordinaria. Un'altra metodologia per provare a cercare questi angoli di fuga dal mondo ordinario è quella di contemplare un muro, per esempio fatto di pietre, dove in questa parete vi sono delle crepe. Scorrendo con lo sguardo lungo queste crepe, dovrete a un certo punto intendere come se si aprissero dei varchi, dei passaggi tra questo e altri mondi. Allora, comprendo benissimo che semplicemente ascoltare queste ipotetiche strategie lascia del tutto basiti e strani, se non del tutto increduli.
Però vi posso assicurare che, avendole praticate da solo e con gruppi di persone, per me come per gli altri, ad un certo punto sono emerse delle incongruenze da questa realtà, da questo mondo, del tutto analoghe alle incongruenze che viviamo, che sperimentiamo quando sogniamo, in grado di farci capire che stiamo dentro un sogno e quindi di prendere consapevolezza. Questo processo che generalmente facciamo per entrare in un sogno lucido lo possiamo fare anche nella veglia, lo possiamo fare di qua. Abbiamo solo bisogno di piccoli trucchetti per smontare il meccanismo. Forse un giorno, non lo so, proverò a fare un video che fornisca delle istruzioni più particolareggiate su questi escamotage. Non è assolutamente cosa semplice. Sono convinto che occorre farle dal vivo. Un video, per quanto sia ben fatto, non può restituire la forza di un'esperienza pratica. È la pratica che rompe la grammatica. Però comunque in qualche maniera forse ci si può provare, quantomeno per far crescere quella sana curiosità e spingerci definitivamente verso un atto pratico che ci permetta di fare il passaggio dalla visione di un video all'esperienza pratica. Ma di questo certamente avremo modo di parlarne in qualche altra occasione. Adesso credo di essermi dilungato abbastanza e di aver abusato oltre misura della vostra pazienza, per cui ci avviamo rapidamente verso la conclusione, anticipando quello che sarà l'argomento del nostro prossimo incontro. Una delle cose che mi lascia sempre più basito quando si parla di piani non ordinari di coscienza, della possibilità di esperire altre realtà, di fare esperienze in astrale, di fare viaggi fuori dal corpo, tutte queste condizioni anomale, è l'ascoltare, il leggere, anche in maniera abbastanza profusa, una rappresentazione di questi mondi altri come un covo di entità pronte a farci la qualunque. Cioè, ci sono una serie di vampiri energetici, larve, mostri spaventosi che non fanno altro che stare sulla soglia di questi altri mondi a dire: dai, vieni da qua che ti sto aspettando per succhiarti tutta l'energia possibile che hai a disposizione. Ho letto di fantasmagoriche possibilità di incontrare esseri in grado di interrompere quel cordone di collegamento che ci sarebbe tra il corpo fisico e il corpo astrale, quindi la corda d'argento, l'antakaran. Ci sarebbero questi esseri pronti là con una forbice, immagino una forbice astrale, perché con una forbice ordinaria non so come possano fare, a tagliare questo cordone, a fare sì che il nostro corpo energetico non possa più in alcun modo rientrare nel corpo fisico, e questi si infilano subito dentro il nostro corpo fisico, prendendo possesso della nostra fisicità e confinando la nostra coscienza in un altrove senza più possibilità di rientrare. Vivremmo sempre in costante pericolo di essere posseduti da qualcos'altro. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare perché è evidente che questa spropositata quantità di informazioni in riferimento a questa cosa è dettata da chi non fa altro che trasportare di là tutte le paure che vive di qua. Ma dico io, ma se avete il terrore di essere posseduti da altre entità, ma che ci andate a fare di là? Ma non ci andate, ma statevi di qua. Ma perché dovete esplorare piani non ordinari di coscienza, fare viaggi, fare le robe, se poi correte il rischio che una larva vi si infili dentro? Non lo fate, statevi di qua, non ci andate di là. E soprattutto non mettete in giro queste storie, queste favole, queste dicerie, questi racconti, queste barzellette, perché chi si approccia a questo tipo di esperienza lo fa con il carico di paure che questi imbecilli stanno trasmettendo. Ora,
Come già detto in altri video, non si può andare di là, certo, così, privi di qualunque forma di consapevolezza. Ma non si può neanche dire che appena mettete piede dall'altra parte c'è qualcuno che non è così. Lo capite il concetto, no? E quindi come strutturarsi al meglio per vivere in maniera del tutto serena questo tipo di esperienze? Di questa cosa ne parleremo al nostro prossimo incontro.